Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 136. L'arco di Filottete. Peante è un eroe di cui si parla poco nella mitologia, ma è uno degli incredibili arcieri dei racconti antichi. Partecipa alla spedizione degli Argonauti alla ricerca del Vello d'Oro. Il suo arco difende i suoi compagni in più di un'occasione e ha la sua massima espressione quando i fuggitivi dalla Colchide cercano di toccare terra sull'isola di Creta. I confini di questa isola sono difesi da Talo, un gigante di bronzo opera del dio Efesto, che getta massi su qualsiasi nave straniera cerchi di approdare. Altre volte questo primo automa accende un enorme falò e vi ci si sistema nel mezzo, fino a diventare incandescente. Insegue poi bruciando e distruggendo navi, armi e carri che si azzardino ad attaccare Creta. Questa spaventosa figura viene tenuta in vita da un circuito di vene e arterie in cui scorre il magico sangue, forse il liquor divino. Secondo questa versione, una freccia ben mirata di Peante riesce a scardinare il chiodo che tappa le vene del gigante, facendolo, per così dire, morire per dissanguamento. Ecco, questo infallibile arciere, Peante, ha un figlio, Filottete. Costui è ancora un bambino quando fa l'incontro che gli cambierà la vita. Il piccolo si trova insieme al padre sulla sommità del monte Eta. Un bagliore che si agita su un prato incolto attira l'attenzione del genitore. Peante, ordinando al figlio di ripararsi dietro le sue spalle, incocca una freccia e si avvia a scoprire cosa stia succedendo poche centinaia di metri più in là. Sente due voci litigare. Pare che uno dei due uomini si rifiuti di far qualcosa per l'altro che invece gli comanda di obbedire al suo desiderio. Peante drizza le orecchie. Ha riconosciuto una di quelle voci, ma no, non può essere proprio lui. Esce dalla boscaglia sorridendo per salutare l'amico di tante avventure, ma tosto il sorriso si smorza in una espressione di tristezza. Eracle, amico mio, che cosa sta succedendo? Oh, grande Zeus, quale maleficio ti ha colpito? Eracle ha il corpo ricoperto di tante piccole fiammelle che gli stanno divorando le carni. L'eroe cerca di spegnere queste lingue di fuoco istintivamente con le mani, ma immediatamente riappaiono, tormentandolo. Quando volge lo sguardo verso Peante, il semidio, che subito lo riconosce, pare dimenticarsi della persona con cui stava parlando e si dirige verso di lui. Peante, strabiliato dalla scena, non indietreggia, ma nemmeno alza l'arco a difesa. I passi di Eracle e le sue mani tese non lasciano intendere un attacco, quanto una preghiera. Peante, compagno mio di quella spedizione con Giasone, quale fortuna che tu sia qui giunto in questo momento. Eracle afferma di aver bisogno del suo aiuto e che sa che potrà averlo da lui. Il giovane con cui stava discutendo un attimo prima è suo figlio Illo, il quale ha costruito la pira funeraria
sulla quale Eracle ha intenzione di stendersi. Pira funeraria, ma che follia è mai questa? Non ti devi abbattere, amico mio, non stai morendo. Soffoca questi fuochi che ti consumano, gettandoti in un rivo o con un mantello. Nessun fuoco resiste senza aria. Peante ignora che quel fuoco è il magico veleno che Deianira, la gelosa consorte di Eracle, persuasa che si tratti di un filtro d'amore, ha distribuito su una tunica del marito. Il fuoco che si è sprigionato al contatto con la pelle dell'eroe è inestinguibile e corrosivo. Nulla, in cielo o in terra, può ormai salvare la vita di Eracle. Non c'è tempo da perdere, amico mio. Ora distenderò sulla pira la pelle di leone che mi ha fatto da mantello per tutta la vita e mi ci coricherò sopra. Tu, mio nobile compagno, con questa torcia che io stesso ora metto nella tua mano, tu appicca il fuoco, che io possa liberarmi, morendo, di questo supplizio. Come puoi chiedermi questo? Come puoi? Diverrò per tutti colui che ha posto fine alla vita di Eracle. A quale orrido lascito vuoi consegnarmi? Preferisco essere dimenticato piuttosto che portare per sempre un peso come questo. Allora non mi rimane che morire dopo una lunghissima agonia che consumerà il mio cuore prima ancora della mia vita. A meno che... Chi si nasconde dietro di te, Peante? Chi, spaventato e timoroso, cerca riparo dal mio sguardo? Filottete si fa avanti, tremante. Giovane figlio di Peante, tuo padre è uno dei più grandi arcieri che io abbia mai incontrato in vita mia e sono certo che anche tu hai ereditato dal suo sangue questa arte. Tu sei giovane e puro, una vita di avventure ti si apre dinanzi, ma ancora una non l'hai affrontata. Sia questa la tua prima avventura. Anche io sono un abile tiratore d'arco, ma ormai credo che presto smetterò di andare a caccia. Ecco, ti dono questo mio arco. È più grande di te, ma presto crescerai e tuo padre ti insegnerà a governarlo. Questa è la mia faretra. Qui trovi delle frecce libere, usale per la caccia. Queste altre frecce, che hanno la punta infilata dentro sacchetti di doppio cuoio, usale per difenderti dai nemici. Sono intinte in un potente veleno, lo stesso che sta consumando me in questo momento. Usale perciò con attenzione. Un solo graffio con queste porta ad una morte inarrestabile e, come vedi, dolorosa. In cambio di questi doni ti chiedo un solo favore. Appicca per me il fuoco a quella pira laggiù e vai in pace. Eracle si avvicina al ragazzo e gli sussurra qualche parola all'orecchio. Il ragazzino sorride e risponde di sì con la testa. Un arco, tutto per sé, delle frecce magiche, quale fortuna! Non ci crede ancora. Peante, quello che a te avrebbe portato vergogna, al tuo giovane figlio porterà gloria. Ha ereditato l'arco e le frecce del figlio di Zeus. Salute a te, amico mio. Peante, con le lacrime agli occhi, china lo sguardo mentre Eracle si avvia alla propria pira. Non vuole assistere a questa scena.
Eracle si avvicina a Illo e gli dice sottovoce qualche parola. Il figlio con un cenno gli risponde di sì e fa per abbracciarlo, ma non può. Il fuoco mortale si appiccherebbe anche a lui. Il semidio poi si distende sulla pelle del leone di Nemea e con uno sguardo ordina al piccolo Filottete di accendere la pira. Questi con perizia appicca il fuoco in più punti. Presto la pira arde alta. Filottete corre sorridendo verso Peante. Sono stato bravo, padre? Sono passati molti anni. Filottete è un uomo maturo e la sua fama come arciere ha superato quella del padre. Con l'arco di Eracle nessuna preda gli sfugge, come nessun avversario si azzarda a sfidarlo. Egli partecipa con 7 navi alla spedizione dei Greci contro la città di Troia. Ognuna di queste navi ospita un solo tipo di guerrieri. Come avrei già immaginato, le forze di Filottete sono formate da abilissimi arcieri. Ma non è destino che Filottete giunga a Troia. Durante uno scalo, un piede dell'eroe subisce una ferita dal morso di un serpente. Subito curato, Filottete non muore e viene caricato a braccia sulla sua nave. La ferita però non si rimargina, si infetta, diviene purulenta e comincia ad emanare un lezzo insopportabile. Il dolore è così acuto e profondo che non c'è minuto che non sia riempito da uno straziante lamento di Filottete. I medici non riescono a trovare un rimedio. Quella ferita circoscritta, che non si espande né fa marcire la gamba, è incomprensibile e perciò incurabile anche per le mani dei più esperti. Il fetore che avvolge la nave impedisce ai rematori il loro compito e su quella nave è anche impossibile riuscire a dormire per i lamenti di Filottete. Si decide, dietro consiglio di Odisseo, di abbandonarlo sull'isola semideserta di Lemno e di riprendere il viaggio il prima possibile. Quest'isola, Lemno, amata da Efesto, che ne ha fatto la sua seconda casa, ha ben poco da offrire. È brulla, è rocciosa, con boschi miseri. I greci forse pensano che Filottete vedrà la fine dei suoi giorni a causa della ferita oppure per inedia, vista l'impossibilità di procurarsi, ferito com'è, del cibo. Il febbricidante ex comandante viene abbandonato senza troppi rimpianti sulle coste di Lemno, con il suo arco, le frecce e pochi viveri. Filottete però non muore, sopravvive anzi per 10 lunghi anni, proprio grazie all'arco di Eracle, con il quale riesce a procurarsi sempre della selvaggina. Al 10° anno sull'isola, con il dolore che incredibilmente non l'ha ancora reso pazzo, Filottete vede all'orizzonte, sul largo mare, un puntino nero che si muove verso di lui. È una nave achea che giunge da Troia a chiedere perdono all'eroe, al portatore dell'arco. Odisseo e Neottolemo fanno parte di questa spedizione. Chiedono a Filottete di tornare ad unirsi a loro nell'impresa contro i troiani e portano anche una buona notizia. Alle truppe achee si sono uniti i 2 figli di Asclepio, il semidivino medico figlio di Apollo, i quali sicuramente sono in grado di curare la sua odiosa ferita. Filottete accetta di buon grado questa proposta e sale a bordo della nave. Odisseo non mette a conoscenza l'eroe del vero motivo di questo amichevole ritorno a Lemno per recuperarlo. L'indovino calcante ha riferito ai capi achei che Troia non cadrà senza la presenza dell'arco di Eracle. Per la vittoria greca è perciò necessario che Filottete, o almeno il suo arco, o magari entrambi, combattano per Agamennone.
Filottete guarisce in fretta e le sue ben mirate frecce hanno la meglio su molti troiani, tra i quali 2 figli di Antenore. Ancora una volta Calcante ha ragione. È una freccia di Filottete che ferisce mortalmente Paride, imprimendo la spinta finale per quegli eventi che segnano la caduta della città di Priamo. Ma di questi eventi parleremo a tempo debito. Qualcuno si potrebbe chiedere: ma perché Filottete ha deciso di vivere da esule su quell'isola? Perché non si è ucciso per non soffrire più? Davvero nessuna nave è più passata per 10 anni per poterlo trasportare in un luogo meno solitario dove magari avrebbe potuto essere aiutato a sopportare la sua situazione? Pare quasi che Filottete decida di rimanere separato dall'umanità. Esistono diverse versioni sulla ferita di Filottete. Una volta è una biscia d'acqua durante un sacrificio, un'altra il serpente è inviato per vendetta da una ninfa rifiutata dall'eroe. Il serpente, ancora, viene da Era per punire Filottete di aver appiccato il fuoco alla pira di Eracle. Un'altra ancora è un semplice accidente mentre l'eroe rimira un tempio. E poi c'è una ultima versione, che insieme a quella che ti ho raccontato è quella che preferisco. La piaga è dovuta a una delle frecce avvelenate di Eracle, che lo ha ferito dolorosamente senza però ucciderlo. I greci, secondo questo racconto, sono venuti a sapere dell'esistenza dell'arco di Eracle, del suo peso per la vittoria su Troia e soprattutto di chi in quel momento è il proprietario di quella mitica arma. Raggiunto e interrogato, Filottete nega con tutte le sue forze di essere il depositario di un tale Cimelio. L'arco di Eracle chissà dove sarà mai. Come potrebbe egli, che quando Eracle viveva era ancora un bambino, possedere il suo arco? Alla fine però cede alle insistenze. Quelle voci sono vere, sì. È lui che ha ereditato quella fantastica arma, in cambio per aver appiccato fuoco alla pira di Eracle. I greci non credono alle loro orecchie e che Filottete indichi loro il luogo dove quella pira fu costruita, dove il corpo di Eracle fu arso. Trovare la tomba dell'eroe figlio di Zeus è qualcosa che ogni re o generale greco culla nei suoi sogni di gloria più sfavillanti. Filottete si cuce la bocca, ma di nuovo alla lunga cede. Muto, senza dire una parola, conduce i comandanti sulla cima del monte Eta e, arrivati al punto dove tanti anni prima ha incontrato l'eroe degli eroi morente, Filottete batte un piede a terra per indicare di essere arrivati al luogo sacro. Egli non parla perché nella sua testa gira vorticosamente una frase che non riesce a ricordare interamente. È una frase che ha udito da bambino, ma certo, è la frase che Eracle gli ha sussurrato all'orecchio prima di salire sulla pira. Ora ricorda, si è ricordato. In quel momento Filottete avverte un dolore lancinante al piede. Una delle frecce avvelenate di Eracle, come se avesse preso vita, è uscita dalla faretra quando egli ha battuto il piede a terra. Questa freccia non lo ferisce, si appoggia solamente sulla pelle del piede che ha colpito il terreno. Filottete ora ricorda perfettamente la frase che Eracle gli ha sussurrato. Giura di non indicare a nessuno il luogo della mia morte. Una macchia nera si espande sul piede, infettando la caviglia. Filottete urla per il dolore e piange disperatamente, ma non solo per il dolore. Quella ferita è una punizione divina. Quella ferita è la sua punizione. 10 anni in solitaria agonia non sono nulla per aver tradito la promessa fatta al figlio di Zeus. Ci spostiamo avanti nel tempo,
con Filottete reduce da Troia che torna in pace alle terre patrie. Questa pace, ahimè, dura poco. La sua lontananza ha lasciato che fazioni avverse al suo comando si rafforzassero. Filottete è costretto alla fuga. Ripara in Calabria, dove si stabilisce fondando diverse città ed erigendo templi. Gli abitanti di Sibari, che lo vogliono fondatore della loro città, narrano della sua eroica morte in difesa della sua nuova patria. A Cirò Marina, in provincia di Crotone, nel 1924 è stato ritrovato quel che resta del tempio dedicato ad Apollo, fatto erigere, si dice, da Filottete. La tradizione vuole che in quella zona, sotto una di quelle pietre millenarie, sia ancor oggi custodito l'arco di Eracle, con faretra e frecce. Quell'arco, da secoli, pazientemente sta attendendo di essere ritrovato dal suo nuovo padrone. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero di aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.